Tra 5 e 600, circa 73.000 persone furono processate per stregoneria e di queste 40-50.000 furono mandate a morte. In Germania nel 1560, alla fine delle persecuzioni, furono giustiziate tra le 22.000 e le 25.000 persone, il 75% delle quali donne. Tra quelle che finirono sotto processo anche la madre di una delle menti più brillanti della storia umana, Giovanni Keplero, colui che scoprì le leggi che regolano il movimento di pianeti. A partire dal settembre del 1620 e per oltre 6 anni sospese tutti i suoi progetti per dedicarsi unicamente alla liberazione della madre e al suo proscioglimento da ogni accusa. Il lungo calvario di Catarina iniziò il 9 novembre 1619, quando 24 cittadini del piccolo villaggio dove risiedeva la accusarono di eresie e malefici. Tra questi il governatore del ducato di Württemberg e il maestro del paese. I capi di imputazione erano pesantissimi. La si accusava tra l'altro di aver appreso la stregoneria frequentando una zia successivamente messa a rogo. Keplero, nel pieno della sua attività scientifica, decise di assumere in prima persona la difesa legale della madre, nel tentativo di salvarla e al tempo stesso di proteggere l'onore della sua famiglia. E lo fece utilizzando le tecniche e i principi che lo avevano guidato fin lì nel suo lavoro di scienziato. L'ultima parola sul processo spettò ai dottori dell'Università di Tubinga, una sorta di corte di cassazione dell'epoca, che riconobbero la scarsa attendibilità delle testimonianze. Il risultato fu quello che oggi chiameremmo una soluzione per insufficienza di prove. Keplero aveva vinto. La sua grande capacità di scovare gli errori più nascosti nei calcoli lo aveva aiutato a confutare ogni accusa e a dimostrare l'inattendibilità delle testimonianze. Il castello di accuse venne completamente frantumato. Sua madre era salva, ma per fermare definitivamente la caccia alle streghe dovette cambiare il pensiero politico e sociale. Come disse Voltaire, le streghe hanno smesso di esistere quando abbiamo smesso di bruciarle.